Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale dedicato alla fluid art. Nel video di oggi vedremo come preparo i pigmenti per la fluid art. Per pigmenti intendo le polveri di mica, quindi queste polveri perlate metalliche bellissime che ci permettono di creare dei colori fantastici, soprattutto dei colori custom. Quindi mescolandole fra di loro o aggiungendole a degli acrilici che abbiamo già, possiamo andare a modificare il colore e creare delle tonalità del tutto personalizzate e bellissime. Mi è stata posta tantissime volte la domanda su come preparare questi pigmenti, quindi oggi vi faccio vedere come li preparo io. Partiamo anche dal presupposto che volendo li potete anche miscelare soltanto con il medium, ok? Funziona, potete usarli, potete fare le vostre colate, hanno una piccola limitazione nel senso che non si legano perfettamente, quindi asciugandosi potreste notare delle divisioni all'interno appunto del colore, ma è fattibile. Per prepararli ci sono vari metodi. Io vi faccio vedere oggi alcuni metodi che utilizzo io. Prima però di andare ad entrare nel vivo di questa preparazione bisogna fare una precisazione molto importante che ci tengo tantissimo, perché non tutti lo dicono, purtroppo magari non tutti lo sanno, ma è una cosa molto importante. La polvere di mica è microscopica, è leggerissima, soltanto toccandola, soltanto guardandola prende parte e vola dappertutto, ok? Allora se la respirate non è il massimo, ok? Perché una volta che entra purtroppo si attacca e lì sta. Quindi vi raccomando, quando andate a manipolare la polvere di mica, non dico quando la state mescolando che è già disciolta, ma quando andate a prenderla con la palettina e la andate a togliere dalla confezione, versare nel bicchierino, insomma, quando la polvere è libera, per favore, vi scongiuro, utilizzate una protezione per le vie respiratorie. Non serve andare ad utilizzare le maschere come quella che, non so se l'ho fatta già vedere, quella per verniciare che utilizzo io, quindi quella con i filtroni, non quella. Basta anche, ad esempio, una classica che penso che a casa ormai qualche avanzo ce l'abbiamo tutti, la classica mascherina chirurgica. Io utilizzo queste qui che sono le FFP2, ma perché? Perché sono ben aderenti, ok? Quindi vi chiudono dappertutto e quindi anche se la polvere se ne svolazza in giro non vi entra da altre parti. Evitate magari la classica mascherina blu che comunque vi lascia delle aperture. Quindi ricordatevi, indossate questa e siete tranquilli. Bene, detto questo che mi premeva tanto, adesso possiamo iniziare a preparare i nostri colori. Parlando quindi delle polveri di mica, ne troviamo in commercio veramente un'infinità di tipi, dalle più economiche alle più costose. Queste qui sono due confezioni molto economiche che ho acquistato su Amazon e hanno una vasta scelta di colori. Questa qui è una confezione da 26, questa qui da 32, come vi ho già detto sono molto economiche. Questa diciamo un pochino più ostica perché in bustina, quando l'aprite vi partono le polveri dappertutto, quindi ricordatevi a maggior ragione di tenere su la mascherina protettiva. Questa qui invece è in flaconcini, molto carini. Anche queste, ricordatevi, io ve lo dico per la sicurezza perché ci tengo, quando le aprite, questa qui in teoria non l'ho mai usata, esatto, vedete hanno un'ulteriore pellicolina da togliere. Quando l'aprite alcune ho notato che fanno come una specie di sottovuoto, quindi vi soffia fuori un po', esce un po' di polverina, quindi mascherina addosso.
Questa confezione qui molto carina, anche perché vi dà in allegato anche queste palettine che sono comodissime per tirare fuori la polvere. Ok, allora io ho scelto questi 3 colori, userò questi flaconcini qui per comodità, quindi Golden Blue, Magic Yellow e Rose Red. Sono veramente molto belli e li prepareremo con 3 metodi diversi. Partiamo dal presupposto che la polvere di mica è molto versatile e la potete utilizzare in tanti modi diversi, nel senso che se voi avete preparato un colore, come ad esempio, prendo ad esempio questo, un Permanent Red Violet, quindi vedete, un rosa, chiamiamolo così, e volete dargli quel tocco in più, potete benissimo aggiungerci la polvere di mica, ok? Di qualsiasi colore, anche fare esperimenti, perché veramente crea dei riflessi pazzeschi, quindi anche con il blu o col giallo viene una figata. Chiaramente non aggiungetela direttamente, la polvere di mica la potete mescolare anche solamente con ad esempio un medium e dite possiamo usarla anche così? Sì, la potete usare anche così. Diciamo che ha una piccola limitazione, nel senso che se andate a utilizzare un colore preparato con medium e polvere di mica, la polvere di mica rischia di non rimanere ben amalgamata con il medium, ok? Quindi bisogna aggiungerci un tocco in più. Se voi utilizzate il medium della Liquitex state praticamente tranquilli. Questo qui è un medium che a parer mio non deve mai mancare nell'arsenale di un fluid artist, perché è il medium secondo me più versatile di tutti. Con questo qui ci fate veramente quello che volete, va bene per tutte le tecniche, quindi se non ce l'avete vi raccomando acquistatelo. Questo qui è il medium the best, ok? Questo è quello che penso io. Comunque, prima di andare ad aggiungere una polvere di mica ad un colore già preparato, faremo un passaggio che lo faremo diciamo per tutte le preparazioni. La polvere di mica va prima disciolta, la si deve disciogliere in una soluzione che la leghi, ok? Quindi Liquitex Pure in Medium è perfetto. Potete utilizzare anche, ho visto che non va male, il medium della Pebeo, questo qui, o se preferite potete anche utilizzare una vernice. Non è diciamo una cosa obbligatoria, però la vernice diciamo chiaramente lega bene. Tanti fluid artist la utilizzano in aggiunta perché gli dà anche più sicurezza, ok? Quindi se volete potete aggiungerci anche un po' di vernice, come ad esempio, vediamola qua, la vernice, questa qui, la Gloss Varnish, sempre della Liquitex. Questo qui è un esempio, io vi faccio vedere i prodotti che uso io, che reputo i migliori, ma potete utilizzare veramente qualsiasi altra vernice, ok? Quindi, come si fa? Adesso vediamo subito. Qui ho, vedete, un colore già preparato, non è questo qui è un magenta della Ferrario, ma possiamo utilizzarlo come esempio. Allora, prendiamo ad esempio il pigmento Magic Yellow. Passaggio prima, Liquitex Pouring Medium, e andiamo a versarci un po' di medium nel bicchiere. Dopodiché andiamo a metterci un po' di pigmento. Quindi con la palettina lo prendiamo e lo mettiamo e andiamo a mescolare.
Mescolate piano, vi raccomando, perché il pigmento, come vi ho già detto, è molto molto leggero e vola dappertutto. Voi però avete la mascherina, quindi mi hanno anche chiesto se lo mescolo solo con il Liquitex Pouring Medium, lo posso utilizzare così? Ma sì, lo puoi utilizzare, ma come vedi è molto liquido, molto fluido, quindi chiaramente non va bene per tutte le tecniche. Quindi ora abbiamo questo bellissimo pigmento disciolto nel nostro medium. È bellissimo. Ora cosa facciamo? Semplicemente lo andiamo a versare nel colore che avevamo preparato prima. Quindi lo versiamo. Ok, versato nel colore, andiamo a mescolare il nostro colore. Che chiaramente rimane rosa con un accenno di giallo che gli dà questo, intanto lo rende metallico perlato e poi leggermente lo cambia. Guardate che meraviglia, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Vedete? Quindi con i pigmenti possiamo andare a trasformare i colori che abbiamo già in qualcosa di super super bello e soprattutto custom, nel senso che decidiamo noi. Se gli avessi dato il pigmento blu avrebbe avuto appunto la brillantezza sul blu e sarebbe andato a tendere verso il violaceo. Quindi questo qui è un modo per utilizzare il pigmento. Allora, secondo modo, aggiungo di nuovo, perché lo faccio dello stesso colore, un po' di Liquitex Pouring Medium e il pigmento. Andiamo a mescolare. Allora, anche qui, dose. Allora, mettete un po' di Liquitex, avete visto, ne ho messo poco, e una palettina di pigmento. Qua in realtà adesso ne ho messo più rispetto a prima, ma va bene. Più pigmento mettete, più sarà intenso il risultato. La concentrazione sarà più alta, quindi sarà più evidente. E qua forse aggiungo ancora un po' di Liquitex, ecco, giusto per fluidificarlo un po' meglio. Ok, ora andiamo ad aggiungerci un altro prodotto, perché questo pigmento qui sarà il nostro colore principale, quindi non andremo ad aggiungere dell'acrilico, ma uno dei miei prodotti preferiti per preparare i colori con i pigmenti è questo qui, il Liquitex Gloss Gel Medium. Quindi ci aggiungiamo un po' di questo medium e andiamo a mescolare. Quando andate ad aggiungere questi prodotti che come vedete sono bianchi, l'intensità del pigmento scende, ma non vi preoccupate perché si asciugano trasparenti, quindi poi il pigmento lo vedrete come
quando era mescolato solo con il Liquitex. È importante mescolare prima il pigmento con questo, perché se voi mettete prima questo o prima l'acrilico, rischiate che vi vengano i grumi, quindi è importante che venga disciolto prima. Ok, bene, qui abbiamo adesso il prodotto sciolto e legato. Ora cosa ci manca? La consistenza. Allora, qui abbiamo due strade. Possiamo aggiungerci o ad esempio un po' di Floetrol e poi andiamo a preparare il colore come se fosse un acrilico, quindi andiamo a aggiungere più o meno acqua, oppure possiamo aggiungerci dell'altro medium, quindi se volete continuare con il Liquitex, continuate con il Liquitex. Se volete aggiungerci, che ne so, avete questo medium qua, andate di questo medium qua, altrimenti Floetrol va benissimo. Io questo colore qua lo preparo appunto con il Floetrol, così vedete, quindi qui non ce n'è tanto. Quanto Floetrol io non andrei, io ne aggiungo poco di solito, quindi una parte, circa così. Poi dopo mescolando vedo se aggiungerne ancora un po' oppure no. Comunque non vado veramente, cioè non faccio 1 a 2 qui. Vedete, adesso è molto più blando, però poi quando si asciuga vedrete che è figo. Ok, ora che siamo così densi non ci resta che aggiungere l'acqua. Allora, se ce l'avete, io vi consiglio di utilizzare una pipetta, perché quando si aggiunge poca acqua alla volta, soprattutto nei bicchierini così piccoli, è l'ideale, perché riuscite a dosarla meglio. Ovviamente nella descrizione del video, come sempre, vi metto i link dei prodotti che ho utilizzato, così li potete tranquillamente trovare, visionare e eventualmente acquistare su Amazon. Ok, questa è la consistenza che cercavo, quindi non vado ad aggiungere più acqua. Se il colore che vi serve deve essere più fluido, ne aggiungete altra, altrimenti ne aggiungete meno. Insomma, quello lì dovete vedere voi in base all'uso che poi ne volete fare. Questo era il secondo modo che io utilizzo per preparare il pigmento. Ne vediamo ancora uno. Di base avete visto che il passaggio, che il comune denominatore di tutti quanti è Liquitex, Pouring Medium e poi pigmento che va disciolto. Prepariamo adesso questo qui, il Golden Blue. Golden Blue perché è un bel, diciamo, un bel azzurro, però ha questo riflesso, diciamo, che tende al dorato, molto leggero, non si vede benissimo, però si chiama così per quello. Quindi discioliamo il pigmento nel medium, che è veramente molto bello questo qui, veramente bello. Forse riuscite a intravedere un po' di qua sotto, vedete che è blu ma ha questo leggero riflesso un po' tipo peacock. Ok, allora il pigmento è disciolto. Ora abbiamo un altro prodotto
che probabilmente avete tutti, che è un legante classico, quindi il classico binder. Bind significa legare, quindi binder legante, questo qui è della Winsor & Newton. Anche qui andiamo praticamente a fare la stessa cosa. Prendiamo un po' di legante, vedete? Anche questo qui è come assomiglia molto al gloss gel medium. Lo andiamo ad aggiungere il nostro colore. Ancora un po'. Non impazzite con le quantità, io lo dico sempre, nella fluid art non dobbiamo seguire delle ricette al grammo, al milligrammo, capito? Si può andare a occhio. Ora, con il binder, vedete, cambia, diventa molto più chiaro, normale, normalissimo, perché il binder è bianco, ma asciuga trasparente, quindi tranquilli. Ora abbiamo un colore molto molto denso. Cosa facciamo? Adesso è come se avessimo versato dell'acrilico qui, quindi lo andiamo a preparare come più ci garba, quindi nella stessa maniera di prima. Ci aggiungiamo o del medium tipo Liquitex o qualsiasi medium vogliate. Allora io vado avanti con il Floetrol, perché ho preparato anche questo con il Floetrol. Li faccio, diciamo, più o meno tutti uguali, anche se abbiamo cambiato il legante. Quindi un po' di Floetrol, ok. Se vi piace non perdere, diciamo, il colore che avete creato anche durante la lavorazione della colata, diciamo la soluzione migliore sarebbe andare con medium che sono già trasparenti. Un po' ad esempio ci mettete questo, però poi invece di andare a metterci il Floetrol che è bianco, andate con il Liquitex che è trasparente e quindi non perdete il colore che avete creato solo nella lavorazione. Ok, quindi acqua, e questi colori che stiamo preparando vanno bene per tutte le tecniche di colata. Ok, allora, come state notando, sto aggiungendo più acqua rispetto a quanto ne ho aggiunta prima. Perché? Perché il binder che ho usato è più denso e quindi mi richiede più acqua. Se ce l'avete potete utilizzare anche questo, il gloss gel. Anche questo è bello pengio. A me sinceramente non è che mi piace tantissimo prepararli con questo, preferisco di gran lunga questo qua. Però se ce l'avete potete utilizzare anche questo. Vedete come cambia? Per questo motivo non si può dire quanta acqua aggiungere, perché cambia sempre, ragazzi, cambia sempre. In base a quello che utilizzate l'acqua cambia, anche in base all'acrilico, in base al colore. L'acqua è la parte, diciamo, più ostica. Ok, e due colori sono preparati. Allora, questi colori preparati così vanno bene anche con, diciamo, la tecnica Bloom che vi ho già spiegato, con l'attivatore di celle preparato solo con acqua. Reagisce bene. Vi faccio vedere ancora una preparazione, ma giusto per farvi vedere come cambia la differenza. Allora,
Prepareremo questo qui, quindi il Red Rose, quindi Liquitex, pigmento, che anche il pigmento, finché lo vedete in forma in polvere, ha un colore. Quando poi lo andate a disciogliere, libera tutta quanta la sua magia. Bellissimo. Allora, pigmento disciolto e legato. Ci metto questo, che è quello che preferisco. Ok. Andiamo a mescolare bene. E ora lo allungo con questo medium qui. Allora, essendo questo medium più liquido, il risultato sarà diverso e sarà molto più glossy rispetto ad usare un Floetrol, ad esempio. Ecco, vediamo se riesco a rendere l'idea. Vedete? È super cremoso, super lucido. È un'altra storia. Quindi lì poi decidete voi cosa volete. Ora andiamo ad aggiungere un po' di acqua per creare la consistenza che ci serve. Ok. Benissimo. E ora abbiamo i nostri tre colori preparati con i pigmenti. Quindi +1 che abbiamo fatto con l'aggiunta all'acrilico. Quindi vedete che preparare i pigmenti alla fine non è così difficile. L'importante è seguire queste poche regole, ok? Quindi ricordatevi di scioglierli prima in un medium, come ad esempio il Liquitex Pouring Medium. Mi sono dimenticata anche questo, va benissimo, quello dell'Amsterdam. Diciamo che il Liquitex Pouring Medium e quello dell'Amsterdam io li metto quasi alla pari perché sono veramente ottimi. Non discioglieteli prima in acqua perché non si disciolgono. Li mescolate ma non li legate. Dopodiché avete visto che ci sono varie strade, ok? Quindi scegliete quella che vi piace di più. Secondo me provate. Se avete questi prodotti a casa, provate. Se invece dovete acquistarli, io sinceramente vi sconsiglio il binder e vi direi direttamente di andare con questo. Vi metto nella descrizione del video tutti i prodotti che ho utilizzato. Quindi questo è il metodo che utilizzo io per preparare i pigmenti. Voi se ne avete di alternativi, se vi va, fatemelo sapere nei commenti, così possiamo anche confrontarci. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se i pigmenti sono qualcosa che avete già utilizzato, che vorreste utilizzare ma finora non sapevate come prepararli. Fatemi sapere un po'. Grazie per aver seguito questo tutorial, spero che vi sarà utile, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e vi ha aiutati, lasciatemi un like così questo video potrà essere visto anche da altre persone e iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, così vedrete anche i prossimi tutorial. Grazie ancora, vi auguro buon pouring e ci vediamo nel prossimo video.